In questo video andremo a realizzare un supporto per lo SkyRC NC 2500 Pro per andare a favorire la dissipazione del calore. Infatti, specialmente nei giorni molto caldi, tende a surriscaldarsi molto. Cercando su internet si trovano tante soluzioni diverse, la maggior parte di quelle che ho trovato costano sui 30 euro oppure richiedono di avere una stampante 3D. Ho visto recentemente anche un'ottima iniziativa di 98 megapixel che condivideva gratuitamente il proprio progetto. In questo video però volevo proporvi una soluzione senza dover spendere tanti soldi e soprattutto per chi come me non ha una stampante 3D, facendo del fai da te. L'idea si basa sul fare un supporto che quindi rialzi il caricabatterie facilitando la dissipazione e in più aggiungere un sistema disaccoppiato di ventole che quindi può essere acceso o spento indipendentemente dall'alimentazione del caricabatterie, ma che si basi sullo stesso alimentatore in modo tale da non dover occupare una ulteriore presa di corrente. Per il design che ho pensato ho voluto massimizzare la semplicità e l'aerazione. Niente vieta che ci possono essere sicuramente design più rigidi oppure più portabili, magari richiudibili. Questo è quello che ho pensato io. Queste sono le misure del telaio che ho realizzato e se vi interessa potete anche scaricarle dal mio drive, metto il link nella descrizione di questo video. Con queste misure ho realizzato gli stencil in carta che vado a ricalcare sulla lastra in PVC. Questi pannelli di plastica nera ci sono in realtà anche di altri colori, io l'ho preso all'Obi, una lastra 50x50 costa circa 9 euro e si possono fare veramente tanti oggetti diversi, quindi in realtà è molto economico. Il vantaggio del PVC è che con questo trincetto si incide bene. Siccome ho paura che mi scivoli il trincetto, mi metto un guanto di protezione. Facciamo i forri passanti con la punta a 2 e i forri per poi metterci le viti da filettare con la punta da 1,5. Utilizzo le viti da 15 perché ne ho una marea e non so cosa farmene. Probabilmente basterebbero anche molto più corte, tipo da 10. Alla fine le viti che utilizzo sono o quelle da 6 o quelle da 20 in su. Beh, direi alla grande. Solido. Ok.
e ho preso questi adattatori per fare una connessione a T. Prima di tutto vado a prestagnare i fili e i connettori. Oh yeah, che salto! Questi due tra di loro non toccano, però per essere sicuro e non faccio nessun cortocircuito ci metto anche un po' di nastro da elettricista. Ecco, in questo modo è perfettamente isolato. Rimetto la guaina, altrimenti poi non la posso più mettere. Anche qui mettiamo un pezzettino di nastro per evitare contatti. Qui richiudiamo. Vado a collegare questi due. Vado a mettere tutti dentro la stessa guaina. Saldo anche questi sia perché così fanno meglio contatto tra di loro, sono più solidi, sia perché anche se quello è a vite, avere una parte saldata fa meglio contatto, perché si va a deformare leggermente. Quindi proviamo, loro si appoggiano qui, lo attacchiamo qui. Ok, e se faccio così quindi posso spengerle anche senza spengere il caricatore. Poi se faccio passanti alla fine ci metto un dadino, perché purtroppo le ventole hanno un foro troppo grande. Quindi questi ai lati si allargano tutti, 4, e ci mettiamo il dadino. Allora, l'idea è di metterle appunto così, siccome spingono l'aria in questa direzione, si vede da qui, questa parte deve stare in basso, così. E l'idea iniziale era di metterle in questo modo, quindi siccome questo buco è troppo largo, con la vite parte da sotto, però la vite a 25 non arriva bene a questo bullone. Non ci voglio mettere quella a 30 perché ne ho decisamente poche, già quella a 25 non è il massimo, e quindi lo rigiro in questo modo, però così i dadi non forzano. Quindi ci metto un po' di attack sui dadi e poi una volta completato ci metterò un po' di attack anche dentro i fori con la vite. Allora, le ventole andranno in questa direzione, spingendo l'aria verso il basso. Qui c'è già una specie di grata, di limitatore. Questo lo metto qua sopra, però per evitare di tagliarmi i diti, un po' a protezione, metto questa grata metallica qui. E per fissarla ho deciso di metterla con questa graffettatrice. Ok. Poi andiamo a mettere questi spessori. Ora che la struttura è tutta montata, per una questione di rigidità preferisco mettere un pochino di colla
nei vari punti di fissaggio per renderla un po' più rigida. Come colla ho sia la colla istantanea tipo Attack, quindi a colla acrilica, sia questo adesivo per plastica rigida, e in realtà nella maggior parte dei casi utilizzerò questa perché non si secca molto velocemente e quindi mi dà più tempo per poterci lavorare. Per alimentare le ventole si poteva utilizzare anche la porta USB che eroga fino a 9 volt, e io però avevo queste ventole già in casa senza spinotto USB e che funzionano a 12 volt, quindi ho preferito utilizzare questo splitter, tanto queste ventole sono a bassa potenza e quindi non vanno a sovraccaricare troppo l'alimentatore. Però se uno dovesse comprare, diciamo, delle ventole ex novo, conviene prendere direttamente le ventole USB e attaccarle direttamente qua. Quindi vado a collegare lo spinotto, preferisco farlo passare da dentro, così. Quindi questo. Adesso la ventola è spenta. Alimento lo SkyRC e quindi posso andare poi a mettere le mie batterie. Come vedete queste sono ancora delle pile non proprio utilizzate per le Mini 4VD, perché sto preparando un video speciale con l'Enloop 2000 che uscirà presto sul canale. E poi quando voglio posso mettere sopra le ventole e quindi azionarle. Ora da sopra non si vede tanto bene, però il monitor è perfettamente visibile. Poi le ventole in realtà possono essere messe sia sopra per raffreddare le batterie, e se invece preferite posizionarle dietro per raffreddare direttamente la basetta di dissipazione in alluminio dello SkyRC presente sul retro. Qualcuno preferisce raffreddare da dietro perché la lettura del delta E, quindi della fine carica delle batterie, possa essere influenzata. In giornate molto calde, quando intorno al caricatore ci sono 30 gradi, il rischio è che le batterie già semplicemente durante la carica superino i 45-50 gradi e quindi rischiano di rovinarsi. Quindi in quel caso secondo me va benissimo raffreddare anche le batterie. In giornate più fredde questo comunque non dovrebbe influire più di tanto, perché se il flusso di aria è costante fin dall'inizio la batteria si verrà leggermente raffreddata, però l'incremento di temperatura dato dalla fine carica, dall'innescarsi delle nuove reazioni, avverrà comunque, quindi la diminuzione del potenziale sarà comunque visibile al caricatore, anche perché pur essendo questo con le ventole un raffreddamento attivo, quindi io vado a soffiare aria sulle ventole, è un raffreddamento che si basa sulla temperatura dell'aria circostante, non vado a raffreddare con un liquido, un flusso di aria freddo, e quindi comunque non è veramente poi un raffreddamento, è più una dissipazione accelerata. E anche per questo video è tutto, ciao e al prossimo!